Bentornati cari amici. Come state? Spero bene. Oggi parleremo di un tema particolare e qualche volta doloroso. Perché quando si procede lungo la strada del risveglio spirituale sembra di non avere più amici? Un processo che alcuni possono vivere in silenzio, con un senso di smarrimento, ma che a volte in realtà può nascondere una delle più grandi benedizioni del percorso evolutivo. Respira, rilassati e iniziamo. Quando inizi a risvegliarti, smetti di essere compatibile, per così dire, con ciò che era vecchio. C'è un momento nella vita in cui cominci a vedere ciò che prima non vedevi. Quando inizi a risvegliarti, smetti di essere compatibile con ciò che apparteneva alla tua vecchia frequenza. È come se un software interno, invisibile ma potentissimo, venisse aggiornato. Le stesse situazioni, le stesse conversazioni, gli stessi luoghi ai quali eri abituato, improvvisamente non ti leggono più allo stesso modo. Il risveglio non è un fulmine che arriva dall'esterno, è un movimento interno, è un cambio di codice, una ricalibrazione energetica, una transizione silenziosa dalla densità alla chiarezza. Ed è qui che avviene qualcosa di sorprendente. Inizi a vedere ciò che prima non riuscivi a percepire, non perché fosse nascosto, ma perché non eri ancora allineato alla frequenza che lo rendeva visibile. È come se la vita avesse sempre cercato di parlarti, ma il tuo ricevitore non fosse ancora sintonizzato. Quando ti risvegli, riconosci dinamiche tossiche che prima chiamavi normalità. Percepisci la stanchezza emotiva dietro conversazioni superficiali, avverti l'autenticità o la falsità delle persone senza che nessuno dica una parola. Senti quando qualcosa non è più per te e soprattutto non riesci più a ignorarlo. Non è la realtà ad essere cambiata, sei cambiato tu e il tuo nuovo stato di coscienza illumina parti di te e del mondo che erano sempre state lì, ma che riuscivi a percepire solo attraverso il filtro delle tue vecchie ferite, delle tue vecchie credenze, della tua vecchia identità. Il risveglio ti dà nuovi occhi, occhi che non guardano solo, ma vedono, che non interpretano, ma riconoscono. Occhi che non cercano prove perché la verità diventa una risonanza, non un ragionamento. E quando vedi, davvero vedi, tutto ciò che non è autentico non può più restare nella tua vita. Non per rabbia, non per conflitto, ma per semplice incompatibilità vibrazionale. Il vecchio non può sopravvivere nel nuovo spazio che hai aperto dentro di te. Noti la falsità dove prima percepivi normalità, senti il vuoto in conversazioni che prima ti sembravano divertenti e soprattutto non senti il bisogno di dover fingere. È il tuo campo energetico che ha cambiato frequenza e quando la frequenza cambia, non tutte le persone della tua vita precedente rimangono sulla tua nuova lunghezza d'onda. Non è colpa loro e non è nemmeno colpa tua. È semplicemente un allineamento naturale che avviene quando la tua coscienza si espande. Quando parliamo di frequenza, molti pensano a qualcosa di astratto, lontano, quasi esoterico. In realtà la frequenza è la tua firma energetica, la vibrazione sottile che emani in ogni istante, anche senza parlare. È il modo in cui la tua anima suona nell'universo. Non è qualcosa che crei a comando, è la somma dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, delle tue intenzioni, dei tuoi silenzi, delle tue esperienze vissute, presenti e passate. È ciò che si espande attorno a te. Quando inizi a risvegliarti, la tua frequenza si muove, cambia, si eleva. E questo cambiamento non è teorico, è reale, percepibile, tangibile, anche se invisibile agli occhi.
E così inizi ad accorgerti di piccole sfumature. Ciò che è superficiale comincia ad annoiarti sempre più. Fai fatica a rimanere in situazioni che un tempo tolleravi. Senti quando una persona è sincera anche se non parla. Percepisci disarmonia in ambienti che prima ti sembravano normali e avverti sempre maggiore stanchezza verso ciò che non ti fa crescere. Questi segnali non sono capricci emotivi, sono indicatori vibrazionali. La tua energia sta cambiando e il mondo attorno a te risponde a quel cambiamento. Quando la tua frequenza sale, tutto ciò che vibrava su livelli più bassi, relazioni, abitudini, luoghi, conversazioni, non riesce più a sintonizzarsi con te. È come una radio. Se tu ti sposti su una nuova stazione, quella vecchia non la senti più. Non è colpa della stazione, non è colpa tua, è semplicemente un cambio di onda. Le persone che rimangono sulla frequenza precedente non riescono più a percepirti come prima e tu allo stesso tempo non riesci più a trovare stimoli in quelle vecchie situazioni. Il risultato? Si può arrivare a percepire una certa distanza col vecchio ambiente. La frequenza non mente. Anche quando la mente trova scuse, razionalizza, giustifica, la tua vibrazione ti dice la verità. Durante il risveglio questa bussola diventa più sensibile, ti indica dove andare, chi frequentare, cosa lasciare andare, cosa smettere di nutrire. E la cosa più sorprendente è questa: non devi sforzarti di cambiare la tua vita, è la tua frequenza che lo fa per te. Quando cambi dentro, la realtà intorno si riallinea. Alcuni, in questa fase, sentono di perdere amici, ma in realtà non stai perdendo nulla, stai lasciando andare ciò che non vibra più con te. Le vecchie relazioni spesso sono costruite sull'identità, non sull'essere. Pensaci, molte delle amicizie che ci portiamo dietro dagli anni precedenti sono nate in periodi in cui eravamo diversi. Il risveglio spirituale però ti porta a guardarti dentro, a scoprire chi sei davvero. E quando inizi a cambiare, gli altri si sentono confusi. Non sei più la persona di prima, ti dicono. La verità è che stai smettendo di recitare e questo mette in crisi tutti coloro che si erano affezionati alla tua maschera. La solitudine del risveglio, un passaggio iniziatico. Quasi tutte le tradizioni spirituali parlano di una fase di ritiro. Un momento più o meno lungo, in cui il ricercatore si ritrova solo. È in questa fase che comprendi che la solitudine non è un vuoto, ma uno spazio sacro. È lì che inizi ad ascoltare la tua vera voce, a percepire intuizioni, a guarire vecchie ferite. La tua energia diventa specchio. E questo può spaventare gli altri. Questo però scatena due reazioni: attrazione da parte di chi è pronto a evolvere, distanza da chi non vuole guardarsi dentro. Molte amicizie non sono autentiche e col risveglio non sei più disposto a nutrire dinamiche tossiche. La nuova fase, arrivano anime affini, persone che non devi convincere né trattenere. È come ritrovare qualcuno che conosci da sempre. Se oggi senti di non avere amici, in realtà la vita forse ti sta solo proteggendo. Il cammino del risveglio può sembrarti solitario, ma non lo è mai davvero. Non stai perdendo amici. Stai ritrovando te stesso. Grazie per aver guardato questo video fino in fondo. Se questo video ti è stato utile, lascia un commento, metti like e iscriviti al canale per altri contenuti dedicati alla crescita e alla consapevolezza. A presto dunque e, come sempre, auguro salute, abbondanza e prosperità a tutti.